Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. In questa nuova puntata ci concentreremo su un simbolo che ha fatto la storia del calcio. Spesso le maglie rappresentano l'essenza non solo dei calciatori che la indossano, ma anche dei club che rappresentano, e ce ne sono alcune che sembrano vivere di vita propria. Semplicemente vederla lancia nella mente una serie di ricordi che neanche un colossal di Hollywood riuscirebbe a far rivivere in maniera così brillante. Parleremo della maglia numero 7 del Manchester United, la più carica di storie, di gloria e di storia. C'è una maglia rossa appoggiata in un angolo in quello che sembra uno spogliatoio qualsiasi, che significa per il calcio più di quanto possa mai immaginare un ragazzino dell'Academy che in una piovosa giornata tipica di Manchester la riceve per indossarla al primo allenamento all'inizio della prima stagione con le giovanili dello United. È una maglia che è stata passata di generazione in generazione e per uno strano scherzo del destino è stata indossata da alcuni tra i più straordinari campioni, non solo della storia dei Red Devils, ma di tutto il calcio mondiale. È una maglia indossata da un bel nordirlandese con gli occhi in grado di far innamorare ogni ragazza che a fine carriera amava dire, andando in giro per i pub, che se fosse stato più brutto nessuno si sarebbe mai ricordato di quell'altro tizio, quel Pelé. Un calciatore talmente completo e talmente carico di classe e di intelligenza calcistica che forse cominciò a complicarsi la vita da solo perché non c'era nessun avversario che potesse dargli soddisfazione, che fosse in grado di tenergli testa. Un giocherellone che, quando arrivò a disputare la finale di Coppa dei Campioni, quella che avrebbe regalato la prima coppa in assoluto all'Inghilterra segnando il gol decisivo, dribblò anche il portiere avversario e pensò di fermare la palla sulla linea, sdraiarsi ed appoggiarla in rete con la testa. Non lo fece per non far venire un infarto al suo vecchio manager, che era come un padre per lui, e quel ragazzo di Belfast, un po' pazzo e un po' triste, era George Best. Passano gli anni e quella maglia, da chi non resisteva alla tentazione di fare ancora un altro dribbling, passa sulle spalle di un colosso francese dallo sguardo fiero, che altrettanto fiero rese quello dei tifosi che andavano all'Old Trafford da 25 anni e che, dai tempi del bel nordirlandese, non avevano più vissuto emozioni di quel tipo. Era pur sempre un francese in terra inglese, forse per un retaggio della guerra dei cent'anni, se lo facevano arrabbiare spesso perdeva il controllo. Come quella volta che prese a calci, quasi volando, un tifoso in tribuna che si era fatto scappare qualche parola di troppo. Ma i tifosi dello United gli perdonavano tutto, perché quel francese faceva quello che voleva, fuori ma soprattutto dentro il campo. Quando si avvicinava sembrava quel personaggio che Javier Bardem ha reso immortale in Non è un paese per vecchi. Nessuno poteva sfuggire alla sua legge e si chiamava Eric Cantona. Trascorrono altri anni e quella maglia rossa con quel numero 7 stampato sulla schiena passa di nuovo di mano e finisce a un ragazzo londinese coi capelli biondi e l'aria un po' distante e trasognata che ogni 2 settimane andava con il papà al Teatro dei Sogni e ogni tanto restava dietro le grate dei cancelli dell'uscita dei giocatori per vederli più da vicino. Qualcuno si incuriosì di questa presenza abituale e venne fuori che il ragazzo era stato nominato da poco miglior giocatore under 15 del paese e che giocava in un club di dilettanti, i Brimsdown Rovers. Passò allo United e se ne andò solo dopo aver vinto di nuovo quella coppa che il nordirlandese aveva portato per la prima volta a Manchester 31 anni prima di lui. Questo dopo essere diventato un'icona di stile, proprio grazie al taglio di capelli e a quello sguardo liquido, cosa che in verità non piaceva molto al suo manager scozzese, proprio come Matt Busby, ma dal carattere abbastanza diverso, che una volta su quegli occhioni ci stampò sopra uno scarpino. E quello fu il momento in cui David Beckham capì che era arrivato il momento di lasciare la fredda Manchester per il cielo di Madrid. Stavolta passa meno tempo, il passaggio di consegne quasi si sovrappone con la maglia indossata da un moretto portoghese che aveva una madre molto devota che prese come un segno del destino il non riuscire a interrompere la gravidanza. Così decise di chiamarlo Cristiano.
Dopo quello scarpino lanciato con rabbia, il vecchio manager scozzese, che risponde al nome di Alex Ferguson, nel frattempo diventato Sir, si era ripromesso che avrebbe consegnato quella maglia ad un nuovo talento di caratura mondiale. Lo individuò in quel diciottenne dello Sporting Lisbona che divenne un teenager da quasi 13 milioni di sterline. Quando 5 anni dopo, anche grazie a un suo gol in finale, la Coppa dei Campioni tornò per la terza volta nella bacheca dello United, Ferguson capì di aver compiuto la missione di averne fatto il più grande calciatore del mondo. E poco prima di morire, consumato dalla sua passione per la bottiglia, il nordirlandese chiuse il cerchio. Di quelli che erano stati indicati come suoi nuovi eredi non aveva avuto molta simpatia. Di Beckham addirittura una volta disse: a parte che non sa usare il sinistro, a parte che non ha il colpo di testa, a parte che non contrasta l'avversario neanche a pagargli un extra e che segna poco, per il resto è ok. Ma quando gli chiesero un parere proprio su di lui, Cristiano Ronaldo disse: ci sono stati tanti calciatori segnalati come il nuovo George Best, ma questa è la prima volta che è un complimento per me. Gli anni sono passati e dopo il moretto portoghese la maglia non ha trovato un vero, nuovo, degno erede. E chi la indossa adesso non ce ne voglia se diciamo che ogni appassionato di calcio sa che si tratta solo di un passaggio verso un nuovo capitolo del mito, perché certe storie, semplicemente, sono già scritte nel destino. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima! Come il Papa. Vabbè, insomma, mi dovrei vergognare, ma io sono un intellettuale di sinistra per di più. Devo vivere le cose con distacco, ma insomma, è dura, non si può. Vabbè, simuliamo grande distacco. Tu sei sandoriano dalla nascita, come si dice nel gergo del calcio. Sandoriano, sì, siamo nati insieme praticamente. Io sono un po' più vecchio della Sampdoria. Io ho 58 anni, la Sampdoria ne ha 45. La prima partita che ho visto nella mia vita è la Sampdoria. Mi sono innamorato e l'amore per una squadra dura tutta la vita. E perché non sei genovano come De André, che era tuo compagno di infanzia? De André non è genovese come me.